interessante che nella mostra vengono esposte opere che si slittano continuamente tra astrazione e figurazione. C'è un senso dell'intreccio e del superamento che sostanzialmente introduce il sospetto di uno stato d'animo particolare. Fortunatamente abbiamo avuto il risultato che abbiamo desiderato, cioè questo aspetto wagneriano dell'opera dell'arte, che io penso sia l'unica cosa, questo Sturm und Drang, questo senso wagneriano, che merita e che necessita, soprattutto in questo momento, di risorgere. Nella risurrezione di queste emozioni estreme, di questo lato assolutamente violento e imperscrutabile e dichiarato allo stesso tempo, noi abbiamo la verità come approccio, come persona, anche perché non sono io che sento di lavorare. Io sento come questa immagine molto, molto potente, un'immagine mentale, mi provoca una fortissima tensione. Ecco, io mi sento che come dentro un'intercapedine di metallo buia, dove pian piano io sto per essere praticamente schiacciato. Ho pochissimo tempo prima di essere schiacciato da questa parete di metallo che avanza. Quando sento questo sento come che sto praticamente per morire, perché sento che sto rischiando, sento molto Tu parli della tua pittura come una pittura medianica. Cosa intendi con questo? medianica, nel senso che proprio io sono uno strumento. Dopo che ho avuto questa visione a 20 anni dell'angelo Gabriele, dove mi ha parlato, mi ha apparso e mi ha mostrato queste schiere angeliche, che poi quello che caratterizza questa visione è proprio la temperatura e il colore della luce, ecco, che non esiste né nei sogni né in terra. È una luce molto potente, più del sole, ma che non brucia, che ti accoglie come un'incubatrice, come un ventre della mamma. Questa luce che
credo che abbia convertito il mio lavoro, dove prima dipingevo, prima facevo uno sforzo di fare gli occhi, di fare la figura, di fare un mio delirio d'amore, un mio delirio di ricordo. Esatto, il pittore. E dopo invece ho avuto un momento molto lungo dove non riuscivo più a dipingere, dove soffrivo molto di questo perché poi scompensa un po' l'equilibrio comunque della mia testa, e ho ripreso. Riprendendo ho compreso che ero come in uno stato di trance, dove ho iniziato, ecco, poi è evoluto il trance, facevo molte figure ma non ero più, cioè era come se fossi portato, trasportato. E dopo è passato a un automatismo, e poi nel tempo non era più trasporto, non era più automatico, ma proprio ho iniziato a sentire, anche applicandomi comunque queste spinte proprio che io ricevo dalla schiena, e io risento come delle spinte che mi portano a fare determinati movimenti, che mi portano mi obbligano. Poi ho cercato nel tempo di capire, e ho capito che ha un'affinità con questo filone francese, che è appunto principalmente francese, di fine Ottocento, che era seguito alle dottrine di Kardec comunque, dove io trovo un'assonanza, soprattutto è il fatto che riconosco delle affinità in questi ritmi. Tutti questi filoni di pittori che hanno avuto delle voci, hanno avuto qualcosa che li ha portati a essere guidati, in un modo molto quadrato anche, avevano una pittura molto ritmata, sembravano delle partiture quasi musicali, del ritmo, e anche molto bilanciato, cioè aveva una simmetria, e molto colorate sempre, perché comunque il colore è la prima cosa che passa, no? Il colore, l'accostamento cromatico è la cosa che sveglia il cuore, per cui secondo me, anche se sono molto simmetrici, molto strutturati, quasi come delle architetture, nel momento in cui passa il colore prende una trasmissione totalmente diretta, ecco, non passa più per il cervello, in verità, passa per altro. No, io pesco qualcosa che non mi appartiene, che è meglio. No, è assolutamente meglio, perché io quello che faccio non corrisponde neanche al mio gusto, tra l'altro. Molte volte io vorrei fare una cosa, mi penso di fare una cosa con un altro approccio, e quando è molto alto mi impedisce, perché io sono proprio, mi porta, allora io mi lascio portare, perché penso sempre che non devo frenare o sforzarmi di fare qualcos'altro, soprattutto quando è così vincolante, proprio queste cose dove sono molto... Occorre un particolare sforzo, anzi lo sforzo occorre nel momento in cui io devo fermare, perché a un certo punto io sono stremato fisicamente. Per il momento mi consuma, per il momento l'esperienza più recente che mi ha consumato, pur rompendo molti limiti e donandomi una visione molto più ampia. Io non è che conservo una gran lucidità di quanto agisco o di quel che faccio, sono un flusso, ecco, che va e va da solo, e non sono io il flusso comunque. Io sono nato come pittore, ed ecco appunto perché quando si arresta questo, io tra l'altro le pitture medianiche non le reputo quasi delle pitture comunque. Io non le firmo, mi sgridano perché non le firmo, ma io non le firmo. Allora io le reputo come una ragnatela magica, una pelle di serpente, un oggetto molto differente da una pittura.
Sì, anche una pittura molto materica, molto carnale, nel senso che è molto pastosa, non è una pittura eterea comunque nell'approccio. Molto grassa, molto ingombrante anche a livello di materia comunque. Mischio tutto, allora io ho sempre molti barattoli, molte cose con della terra, della sabbia, del caffè, non so, il colore per la stufa, il cancello, perché nel momento in cui agisco devo avere l'olio è sempre stato anche prima il mio materiale principe, ma perché io sempre pensavo che era come il mio sangue il colore dell'olio, il profumo, questo unto dell'olio, questa densità, questa scomodità anche dell'olio che è un fango. E nel tempo, soprattutto con queste cose, io lo integro anche se la dominante è l'olio, lo integro a tutti questi materiali, anche dei petali di fiore, mischio tutto per creare questa materia che mi aiuti a raggiungere il risultato, e anche con queste vernici fuori luogo, ecco, che danno queste punteggiature di luce che sono chiamate. Noi abbiamo scelto di lavorare comunque con dei materiali molto antitetici. Esatto. Allora, quando abbiamo fatto l'anello con 1 chilo d'oro, dove ci ho fuso tutti i gioielli che mi erano rimasti, poi, hai capito, ci abbiamo messo delle pietre che non erano dei diamanti, a volte ci mettiamo delle conchiglie dipinte, a volte, hai capito? Sì, È come nel Rinascimento, allora il gioiello non ha solo delle cose preziose, ma delle cose cromatiche di sensazione che accompagnano il senso un po' del soggetto, pur travisandone un po' le leggi della gioielleria contemporanea e più recente, dove il diamante va per forza sull'oro. Per quanto riguarda invece le dimensioni un po' spropositate, sono state comunque quello che, girando per Parigi con sto cestino senza conoscere nessuno, pieno di questi cartocci di gioielli, mi ha consentito comunque di attrarre l'attenzione di un determinato quartiere anche piuttosto impenetrabile comunque. Ho scelto di studiare il costume, anche, soprattutto era un costume per l'opera lirica, il corso che ho fatto, perché ho evitato di studiare la pittura per non diventare un operaio della pittura, per non vanificare un po' la purezza e anche il gap tecnico che avevo da adolescente comunque, e che per me era prezioso, esatto, perché tendono la scuola a fare una pittura di buon gusto per cui eliminare certe cose. Il costume per l'opera lirica ho studiato quello perché io penso che la lirica parla di archetipi, no? Non sono mai dei personaggi troppo analizzati, soprattutto nella maggior parte dell'opera lirica sono sempre personaggi molto semplificati, no? Nel senso si riducono a qualcosa di molto netto e di molto esplicito e anche quasi caricaturale per alcuni aspetti, ma in questa caricatura sta la realtà delle cose e il fatto che sia uno strumento virtuoso, perché è tutto portato a un livello molto molto alto.
la gente non canta normalmente, ma canta con una voce d'uccello, no? Di usignolo. È però esasperato capisci. nelle parole, in tutto, e quindi parla di cose esasperate, tragiche, e in questo sta la verità, secondo me, sta l'eccesso, sta la meraviglia dell'eccesso, e questo era più importante per me. Ecco. Io penso sempre che il tempo è pochissimo, cioè io penso sempre che bisogna sfruttare per fare il più possibile, dare il più possibile, fare il più possibile, per sentire il più possibile, vivere il più possibile. Nel momento in cui sono a Parigi io mi dedico a fare mondo, vedo tutto quello che posso vedere, faccio tutto quello che posso, e poi quando torno mi metto a letto perché sono morto, mi metto a letto, non dormo e col quaderno e mi scrivo tutto quello che mi viene in mente. Sì, io lavoro di notte perché sono molto più concentrato e per me io la notte vivo e lavoro. Per cui io come nella notte dipingo, nella notte scolpisco, nella notte ricevo. Mi porta a esperire qualcosa di molto più diretto e profondo che le banali chiacchiere che posso fare, ma è proprio il toccare una dimensione altra. Ecco perché io vago molto, no? Giro tutta notte quando sono in città e non esito a lanciarmi in braccio a destra o a manca perché per me è lo strumento primario. Secondo me è stato proprio in questo sforzo particolare di cercare di rendere un'emozione molto dilatata o un qualcosa che non potevo neanche raggiungere, soprattutto a livello tecnico, è stato questa tensione che ha donato, ecco, questa cosa, tutto quello che poi ho fatto dopo. È stato questo sforzo di compensare, esatto, di compensare tutto quello che mi circondava, non solo il gap tecnico, di morire senza morire, hai capito? Che mi ha... No, di essere immortale, è molto banale. Il segreto che sta secondo me nelle mie cose è tutto si condensa comunque, tutto quello che faccio e tutto quello che farò secondo me nel periodo dell'adolescenza, che è il periodo delle rivelazioni comunque per tutti. Le pitture erano la mia compagnia, ecco perché facevo molta figura, perché erano i miei amici, i miei confidenti, i miei innamorati, erano quello che non potevo trovare. Un po' perché non corrispondeva a questo ideale, appunto, un po' perché non potevo, non ero nelle condizioni di approcciarmi, compensava questo. Era una forma idealizzata di confidenza. Sì. Cioè io cercavo sempre di fare questi occhi che mi hanno impressionato molto da quando avevo 8 anni, gli occhi molto tristi di mia madre, che si era ammalata, io cercavo di aiutarla, e nell'aiutarla io me stesso mi sono ammalato perché ho iniziato a sentire le voci. Quando lei è guarita io mi sono ammalato della sua stessa malattia e è stato un concorso di colpa in questo caso. Allora tutte le mie pitture cercavano questi occhi con questa espressione molto particolare, molto disperata che aveva mia mamma. Ecco perché, ad esempio, i dipinti potevano avere molti gap tecnici, stilistici o che, però gli occhi parlavano sempre. Questo era quello che dicevano tutte le persone che vedevano i miei lavori e poi pensavano sempre fossero di un vecchio. Questi quadri anche un po' naif, ecco. Ma io il rapporto con la mia famiglia lo vivevo come un rapporto forzato, nel senso ero convalescente e ero molto restio a socializzare con qualsiasi persona. Quindi la famiglia era non tanto un perno, ma era lo strumento della cura, non dove la guarigione, non inteso come cura, ma dove ovviamente mi somministravano i medicinali che dovevano. Io ero abbastanza incosciente, per cui vivevo molto alla giornata, non riuscivo a pensare al futuro perché mi era stato anche interdetto.
ho iniziato piano piano e la mia giornata, la mia creatività era lo strumento per evadere, immagino, o per prendere senso. Ecco, come dicevo prima, questo diario, dove potesse essere il compenso, ecco, compensare il fatto che mi era stata tolta l'adolescenza, tolto le esperienze esterne, con questo approccio anche molto disperato ma estremamente fertile della mia pittura, della mia ricerca, ecco, perché più che dipingere dipingevo, ma cercavo molto, cercavo le immagini attraverso la musica, ascoltavo ossessivamente musica, classica e soprattutto. Io avevo molta paura, ero pieno di fobie, credo anche indotte da queste medicine, per cui in questa dimensione di fobia dell'aria esterna, proprio fobia di uscire di casa, solo del contatto con l'aria, con la natura, stranissimo, che non ho mai avuto da bambino, ad esempio, mi portava a vivere in questa dimensione molto ridotta, no? Molto ridotta, dove si saturava, come in una tappezzeria magica, tutto quello che pensavo, tutto quello che mi aiutava, in questa dimensione non solo di piccola camera, ma anche di grande isolamento, perché comunque qui era scomodo a vedere qualsiasi cosa, in queste campagne non era agevole, mia madre non conduceva molto bene l'auto, per cui eravamo limitati, mio padre lavorava a girare nei paesi limitrofi al massimo, per cui identico. Di conseguenza io sono cresciuto in questa dimensione dove il nulla era molto opprimente, ma anche una terra madre, ecco, una terra molto fertile, perché dove non c'è niente, come anche dice Beckett, è il luogo dove le idee prendono il sopravvento alla fine. E poi questo sentimento anche di oppressione allo stesso tempo, la liberazione, il volo, la forte anche affettività, perché avevo molto modo di pensare sui miei ricordi, su un po' quello che sono i miei affetti, i miei desideri anche affettivi. Sicuramente se fossi nato in città si sarebbe risolto con la facilità della città e non avrei avuto modo di avere un temperamento, ecco, con questa forma di romanticismo. Per cui questo nulla in verità è stato il terreno fortunato, ecco, del mio lato creativo, perché tolto il mio lato creativo io non mi sentivo nient'altro, cioè io mi identificavo con quello che facevo, anche perché era l'unica funzione vitale che avevo, per cui il resto non contava, ero un tutt'uno con quello che facevo, io ero la mia pittura, non ero nient'altro. Allora, da una parte pativo molto la mancanza di questo lato più comune, anche perché comunque vedevo un po' come viveva mia sorella, come vivevano le persone più normali, e da una parte sentivo questa mancanza, dall'altra ero persuaso che il mio era il modo migliore di vivere, perché era non tanto solo un sacrificio in verità, ma era una perla rara, per cui in questa stranezza mi dava la forza, il fatto che io non potessi tanto adattarmi, mi dava la forza di ancora di più puntare su questa eccentricità che comunque ha distinto la mia nascita, ecco, la mia temperamento, per cui questo essere totalmente anche austero in qualche misura, altero, irraggiungibile. Io penso sempre che la mia adolescenza in una misura si assimili all'adolescenza che ha vissuto Leopardi, perché c'era questa dimensione di disperazione ma di estrema gioia anche in questa diversità, ecco, dato che ero sicuro di morire molto presto, di essere vanificato comunque, che mi desse la concessione dell'immortalità. Io sento di essere già morto da molto tempo, è come se io fossi trasparente, mi sento di vetro, come senza pareti, come se fossi fatto di vetro e di vento, che tutto mi
passi attraverso, come se il vento e il vetro fossero le materie che mi distinguono annientandomi. E che pur vivendo non esisto e sono solo trasparente. Dunque, questo è un test molto particolare che ho ricevuto in una chiesa a Milano, questa intuizione, questo dettato, dove mi ha spiegato, ho cercato un determinato periodo di tempo di ricevere questa istruzione per creare uno strumento personale e quindi puro, perché rispetto al tarocco, per esempio, è molto più sintetico e puro. Quello che ho imparato nel tempo, utilizzando questo strumento, che uso con molta parsimonia e soprattutto la notte, è che concede di vedere come in un'esperienza post mortem il vissuto della persona che mi consulta, e quindi ne risulta una parure di esperienze in parte latenti, in parte esperienze più materiali, diciamo così, che concede appunto di vedere questa sintesi, che è la sintesi necessaria per raccogliere questo numero di esperienze che hanno connotato e che poi tra l'altro io credo si reintegreranno nel percorso a venire. In questo senso ho creato queste 9 tavole, che sono 9 disegni, alcuni dei quali hanno un significato molto, in generale, molto più vasto di quello in cui si può inserire le varie aree semantiche, nel senso che lo uso molto liberamente. La maggior parte dello strumenti che utilizzo sono questi rami, che sono rami in vari colori, sono 23 rami di rosa, che sono tra il viola, che è il colore del passaggio, il colore che caratterizza la passività della nostra vita, che è un po' la maggior parte in generale, ma che caratterizza anche molte altre cose. Il rosso, che è l'azione, che sono i momenti di più particolare denso, che può essere anche molto tragico, come un momento anche di immersione, qualcosa di rivelazione anche allo stesso tempo. E il bianco. In bianco ne ho solo 2, questi vengono tutti dalle rose del mio giardino. Il bianco è sia l'infanzia, come può essere un trauma, come può essere una malattia, come può essere un momento di ascesi e di catarsi molto profonda, un percorso ascetico in questo caso. Però ripeto, questo materiale viene utilizzato in un modo, è uno strumento, per cui nel momento in cui io mi aggrappo al materiale, come un parafulmine ricevo l'intuizione, per cui essendo l'intuizione che dirige, non ha assolutamente senso dare una regola all'utilizzo di questo materiale. Uso anche abbiamo questi 9 pezzi di metallo, in certi casi sono tappi dei miei colori, in certi casi sono dei pezzi di fusioni delle mie sculture, dove io li utilizzo come delle aree semantiche, cioè questi rotondi, questi cerchi, sono come dei luoghi affettivi o dei momenti molto particolari, come anche una gravidanza, per esempio, o può essere anche un momento di raccolta, ma passiva,
come può essere una relazione o anche in questo caso a seconda sempre dipende dalla struttura e la malattia. Quello che è la maggior parte in generale di quello che uso sono queste trame che io ripeto mi sento come una marionetta in genere quando lo utilizzo perché sento dove va spostato, in che modo utilizzare il materiale e poi con un tempo di digestione anche di questo la deduzione, ecco più che la deduzione l'intuizione. Quello che mi suggerisce, ecco, non parlo con la mia voce, ma parlo attraverso altro. Ecco perché sono sedute generalmente molto lunghe, perché c'è un tempo di immagazzinare questo materiale che ricevo come strumento e di fare una traduzione che è necessaria, perché ad esempio quando io sogno i morti che mi parlano, o ricevo delle istruzioni anche in veglia, ecco non c'è bisogno che io dorma, io sento come un forte, io lo chiamo un silenzio, ma è come una voce molto particolare che mi assorbe totalmente, dove io ricevo e comprendo molte cose e poi molto spesso vengono tradotte poi a livello inconscio, vengono metabolizzate, in questo caso invece dove io sono in una funzione, cioè in un'utilità per l'altro, ovviamente devo tradurre questo materiale. Sì, i rami sono dipinti, cioè lo strumento, è vero, sono pezzi di cose naturali che utilizzo, soprattutto ecco perché la maggior parte della composizione, di quello che passa del messaggio che mi arriva attraverso questi rami. Sì, quello che distingue un ramo naturale dal ramo che uso, io in questo caso ho scelto di farlo passare attraverso il colore, dove il colore è un pretesto per toccare, per vestire questo ramo, oltre che ovviamente ha un lato simbolico che mi aiuta ad apprendere e anche a trasferire il messaggio. Però nel momento in cui io l'ho dipinto, in cui l'ho come non tanto sedotto, ma è come se l'avessi assaporato, come se il mio lato più profondo, che non mi appartiene ovviamente, l'ha mangiato, toccandolo lo ho divorato, divorandolo trasmette, mi aiuta a riconoscerlo, perché gli dà un valore, gli dà un ricordo anche nella mia memoria umana di qualcosa che è passato attraverso questo strumento, di qualcosa che lo ha specializzato in qualche misura, che lo ha condotto a essere utile. E non solo non lo riduce a un ramo di rosa, ma è un ramo di rosa a servizio di qualcosa, vestito in un determinato modo. Sì, io ho sempre vissuto un rapporto affettivo con gli oggetti, prima come collezionista, e poi nel tempo distaccandomi da tutto quello che è più materiale, che è più un lato anche della nevrosi umana di attaccarsi, di affezionarsi alle cose e non solo alle cose, e si è trasferito quando certi materiali mi davano sicurezza nel loro poterli maneggiare, si è trasmutato un po' in questa cosa che comunque ha un suo lato affettivo sicuramente. Cioè nel momento in cui è caricato di una speranza, di un affetto, di una partecipazione, direi, che lo impregna. Cioè non lo vivo con un distacco, infatti, ma lo vivo come un tutt'uno anche nel momento della mia esperienza, dove io però sono assente, ecco, il mio ego, la mia personalità è totalmente accantonata. Però questa impronta che riceve è anche molto affettiva. Ecco, io penso sempre le chiese più sentite o i luoghi di culto più sentiti sono quelli che sono incrostati, no? Dove non c'è il distacco del paganesimo o il distacco dell'ultimo, ecco, paganesimo direi, e del neoclassico, che è la reinterpretazione ancora più svuotata di sentimento di questa interpretazione dell'antichità. In questo caso io credo nelle cose che sono divorate, ecco, credo nelle cose che nel loro essere cannibali sono generatrici, sono conduttrici. Non credo nella visione distaccata in questo vetro
distaccato, anche se è sicuramente una via, se non la escludo, non la nego, ma io per mia inclinazione personale sento come anche le più antiche culture in questo modo molto molto viscerale, molto carnale, molto legato a tutto quello che è la materia anche che trasmette, che aiuta a ricevere, che è in forte opposizione con quello che canalizza ovviamente, ma che è cioè come si è condensata la terra. Io credo che per condensare un qualcosa bisogna affondare, annegare, essere divorati e divorare la materia, ecco, con questo aspetto anche molto carnale, tra l'altro, che è il contatto vero, che è la via dell'incorruttibile. L'incorruttibile non si brucia. Chi è più fragile, più presente, o cade nella follia, o si brucia, o io non mi sento ancora incorruttibile, ecco, non mi sento ancora sulla via dell'incorruttibile, ma sento che posso arrivarci anche, capito? Ad esempio questa tavola che rappresenta anche in un modo un po' più caratterizzato la società contemporanea, che è la società poi degli ultimi 3 secoli, ecco, dopo la rivoluzione francese inizia già il contemporaneo per la storia in generale, e mostra, ad esempio in questo caso le note sono sotto perché poi sono state inglobate nella pittura, mostra questa forca nera, questa corona che sovrasta, benedice e gravita intorno a questa forca nera che fende e apre questa strada di sangue e di pioggia, dove è contornata da questi 2 grandi fiumi, mi verrebbe da dire di città di mattoni che si sgretolano e di finestre, e dove in queste finestre, in questi fiumi, scorrono queste formiche bianche e nere, come quasi delle automobili. Ovviamente io queste cose le vedo e le ho segnate, sono state segnate in un modo e disegnate in un modo molto profondo e sintetico, per cui è più la sensazione che emana che la descrizione. Questo è sempre un compromesso meno didascalico, perché nel suo ritmo emana la forza che deve emanare. Questa è ad esempio una delle tavole con più elementi in verità, mentre tavole molto più semplici, ripeto, sono usati in modi molto differenti a seconda della persona che mi ritrovo davanti. Sono questa dove ancora riesco a leggere anche quello che ho annotato. In questo caso è il sole con 2 grosse lenti, allatta e feconda la lucida e spietata verità di acciaio. Questa era la nota. Questo infatti è un sole, che è un sole bruciante, cioè come in qualche modo quello che a me viene da pensare è quando l'essere umano gode di una eccessiva lucidità che trasuda follia, è inevitabile. Mi viene in mente la cultura russa, dove i barboni, questi poveri pazzi, molto spesso erano interpretati come il folle di Dio, cioè la persona ispirata, pura, la purezza, l'innocenza. Allora in questo caso è uno strumento, queste mammelle allattano, ma sono quasi 2 aghi, perché questo senso molto molto penetrante e acuto che benedice un momento di forte rivelazione, di forte comprensione, e dove sotto c'è il rapporto con la terra, in qualche caso con una successione di unità, di elementi, perché questi raggi, questo sole molto, appunto io penso sempre all'acciaio, quello che mi comunica l'acciaio in generale, che è una materia inossidabile, una materia triste anche per molti aspetti e durissima, è il senso del non poter evadere, ecco, non c'è scampo da una parte all'altra, non c'è scampo, per cui è un muro d'acciaio, è come una cosa da cui non si può scappare, non si può tradire, non si può evitare. Gli aghi, in questo caso,
e poi questi cerchi neri, tutti questi... Comunque è una comprensione, ma è molto grave, ecco, non è... questa ad esempio è molto più positiva, cioè meno equivoca direi più che positiva. In questo caso è un castello di gas dove piove questa nuvola di luce che sorveglia e protegge questo castello di gas. Allora questo ha a che fare con la riuscita ad esempio di determinati progetti, ma questo io la dico in un modo molto generico, banale, sì. perché esatto, è per sintetizzare, perché poi ovviamente va associato a qualcosa e a un pretesto. Quando faccio la lettura appunto dispongo questi rami dove mi sento guidato ovviamente a disporli, dove io ricevo come un impulso proprio fisico che mi aiuta a posizionare questo materiale, dove molto spesso alcuni elementi vanno su alcune mie parti del corpo, ad esempio dietro la schiena da una parte o dall'altra. In generale quando vanno dietro la schiena ha un significato, e dopo dipende sempre, che può essere più imminente, per esempio quando è in bocca il materiale, come anche quando usavo all'inizio, quando ho studiato queste carte, ecco che un po' studiava anche questo mio antenato, era l'attualità, quando è in bocca non è imminente, è qui, hai capito? Allora questi io poi li muovo, li gestisco e mi danno anche un'idea temporale dei momenti, cioè di qua, in che momento, che può essere anche lontano a volte dei decenni, per esempio molto molto vicino, e con che misura il tempo si lega a un elemento all'altro, cioè se è frutto di un intreccio precedente o se è una cosa che piomba in qualche misura nella vita a ciel sereno. Come utilizzo le immagini? Sì. Le immagini appunto sono questo serbatoio estremamente fertile e variegato, anche se alcune sono più riduttive di altre e sono più semplici in qualche misura, meno variegate nella possibilità, ma nel momento in cui le guardo e tocco anche chi è il soggetto. Devi stabilire un contatto. Esatto, io prendo sempre per riferimento questo ricordo di questo zio Di solito lontano, infatti che mi teneva prendi la la mano. mano sinistra con la sua sinistra, adesso io ti tengo la destra, ma è un pretesto per farti capire. E creando questo, io piano piano, perché poi io tengo la mano tutto il tempo della seduta, io riesco a inoltrarmi sempre di più in una spiegazione sempre più comprensibile e più dettagliata, perché fluisce al suo momento di digestione e di perfezionamento, per cui un'immagine che di primo acchito mi trasmette una cosa, poi nel tempo la stessa immagine, la stessa composizione lavora in raffinatezza, per cui più sto generalmente, più riesco a vedere con una determinata perfezionamento, anche volto a essere il più utile possibile. Quando si è ammalata una mia ex fidanzata di questo tumore anche molto potente, io ho avuto questa immagine, quando ricevo queste immagini è come se io vedessi una diapositiva nella mia testa, per cui io vedo a totale schermo, però non vedo con gli occhi, vedo con questa parte del cervello, che però in verità è come se avessi una vista, per cui vedo questo grande elemento dilatato come questo schermo, dove io vedo un'immagine in verità molto ingrandita. O quando l'altro giorno siamo andati al Vittoriale, che appunto sono riuscito, anche perché ecco, era un luogo molto speciale, ad avere questo messaggio di D'Annunzio per te, tra l'altro. Allora io vedo, quando in questo caso della mia fidanzata, per non perdermi, avevo visto che attendeva in una sala d'attesa di un ambulatorio con un vestito che utilizzava nel momento in cui ci frequentavamo, per cui credo che fosse stato il vestito anche il tramite della mia visione, perché penso che lei abbia messo il vestito dopo tanto tempo e si è ricordata, mi ha pensato nel momento del bisogno. Quindi per una persona come te che è medium, come dire appunto, come abbiamo detto prima, il contatto, il ricordo che si mette... Oddio, il ricordo
ricordo sì, assolutamente. Allora il contatto è un contatto o molto profondo effettivamente o di un'affinità elettiva, anche non c'è bisogno che io abbia scambiato granché a livello di condivisione, ma a volte anche con dei perfetti sconosciuti mi capita perché per vie traverse secondo me ho un'affinità profonda, una conoscenza di qualche cosa di queste persone, una sfumatura. E alle volte io devo cercare, sicuramente toccare, ecco quello è naturale, toccare un qualcosa o avere un ricordo anche materiale di qualcuno mi aiuta, ecco, mi aiuta, ma non è strettamente indispensabile. Ecco, poi io ripeto, se volessi arriva perché è un lavoro che si fa anche nella volontà, nel momento in cui si è in dormiveglia. Riesco nel tempo anche a mandare messaggi alle altre persone attraverso i sogni che non solo mi hanno aiutato con tutte le mie vicende, ma nel momento in cui io cerco, molto spesso sogni telepatici o premonitori anche su altre persone. Ecco, questa è la mia volontà nel momento in cui io voglio, se non è la prima notte, la terza, difficilmente arriva la quinta. O la notte è un pretesto perché è un momento dove non per forza devo dormire perché tanto io non dormo, ma dove sono più concentrato. E questa capacità che hai, tu hai voluto svilupparla? Tu ce l'hai naturalmente questa capacità di vedere, di utilizzare questi strumenti, giusto? Sì, però va con la volontà. Ecco, io credo nella volontà di Sì, Schopenhauer. però Ecco. va Sì. con la volontà certamente, ma È un dono. È un dono. È un dono nel senso che è un dono di tutti, secondo me. Ah, Però ecco. è la volontà o anche questo forte senso affettivo in verità che aiuta il dono. Poi ho cercato e anche mi aiuta a impersonare, avere anche delle esperienze corporee, di ricevere una determinata entità, per cui a me si manifesta in una forma molto eclettica anche questa cosa, perché in un modo anche più o meno marginale colpisce un po' tutti i fenomeni della parapsicologia, ecco, dello spiritismo, cioè lo becco un po' tutta E la perché ruota poi delle tu possibilità. l'hai cercata? Perché credo che elementi più evolute, ecco, della società, che la cosa più importante per l'evoluzione sia cercare attraverso questo frangente che è un frangente più alto, per cui la società evolve in base a questa non tanto questa antenna, ma questo piano di metallo, che se tu riesci ad attingere è più facile, fa parte dell'evoluzione dell'uomo, ecco, accompagna l'evoluzione dell'uomo, quindi più sei attaccato a questo, più in verità è più lucido, più in verità è più facile aiutare anche la società ad evolvere.